Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi il tutorial è scuola di uncinetto. Ogni tanto ci vuole la scuola di uncinetto. Non farò una creazione completa, ma vi spiegherò la tecnica corretta per fare un fondo rotondo a punto alto. Questa l'ho realizzato in fettuccia licra, ma l'ho utilizzata, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, cotone, lana, la tecnica è sempre uguale per tutti i tipi di filati. Potete utilizzare la tecnica che ora andremo a fare, vi spiegherò come si fa. Io ho qua già un fondo fatto, come vi avevo detto, punto alto, rotondo, fatto in fettuccia. Ma questo metodo che vedete è errato. Guardate le chiusure. Tanti anni fa, quando ho iniziato a lavorare con l'uncinetto, la mia passione, ho iniziato il fondo perché cosa serve il fondo rotondo in fettuccia punto alto? Può servire per tantissime creazioni. È fatto con filato sottile, può essere la base di qualcosa in amigurumi, può essere utilizzato in cordino per fare il fondo di una borsa a secchiello, in fettuccia perché si vuole fare un tappeto oppure un sottopiatto. Per tantissime creazioni può servire, anche perché è molto bello come fondo. Però questo è il metodo sbagliato e io lo facevo sbagliato all'inizio perché si vedevano tutte queste chiusure proprio brutte da vedersi. Invece in questo tutorial andremo a fare la tecnica corretta. Ripeto, la tecnica è valida per tutti i tipi di filato. Per tutti è uguale. In questo video tutorial non andrò a creare un cestino, una borsa, no, vi spiegherò soltanto come si realizza il fondo rotondo a punto alto. Ok, adesso passiamo al video tutorial. Inizio con la fettuccia, voi utilizzate quello che volete, tanto è lo stesso, e facciamo un anello magico. Però prima di fare l'anello magico, vediamo che tipo di uncinetto andare a utilizzare con questo tipo di filato. La regola è per tutti i tipi di filato. L'uncinetto io vado a prendere il numero 6, questo è il numero 6 e provo. Lo metto il filo sull'uncinetto e copre l'uncino, quindi non va bene. Lo copre, non si vede. Quindi provo il numero 7, che è questo, e provo. Ed entra nell'uncino, vedete che si vede l'uncino, quindi va benissimo. Iniziamo con l'anello magico, mettiamo il filo in questo modo davanti a noi, l'inizio, e lo giriamo su due dita, così, e facciamo il giro e incrociamo i due fili, così il filo lo incrociamo, entriamo sotto il primo filo e agganciamo il secondo e lo portiamo in avanti, giriamo in questo modo e facciamo il primo punto. Questo è l'aggancio al nostro anello magico, così, e tiriamo. Ok, questo è l'eccesso, la codina, chiamata codina. Adesso allentiamo il punto che abbiamo, l'asola che abbiamo sull'uncinetto, e rientriamo nuovamente sull'anello magico. Così abbiamo due asole sull'uncinetto e facciamo un punto basso. Iniziamo con un punto basso. Nel metodo sbagliato, invece, che cosa facevo? Il primo punto, che vale come una catenella, la seconda catenella e la terza catenella. Poi rientravo e facevo, questo valeva per il punto alto, il primo punto alto.
quindi rientravo nell'anello magico e facevo il punto basso. Vedete che differenza di punto che c'è? Cioè questo non sarà mai uguale a questo. Quindi il metodo corretto è agganciarci all'anello magico con un punto, rientrare e fare un punto basso sopra il punto di aggancio. Così. E facciamo una catenella. Adesso carichiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo nell'anello magico qui e abbiamo 3 asole sull'uncinetto e usciamo le prime 2 asole e poi le altre 2 e quindi questo è il secondo punto alto. Vedete che sono identiche, identici punti sono, perfetti. Su questo anello magico, visto che è rotondo, dobbiamo fare una serie di punti alti dentro l'anello e quindi ne facciamo 12, perché questa è la regola. Quindi facciamo 12 punti alti, tutti dentro l'anello magico. Ho fatto i 12 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso prendiamo la codina che si è formata nell'anello magico e tiriamo per chiudere l'anello. Tiriamo, ok, e si è chiuso il tutto. Il primo giro si è chiuso. Adesso chiudiamo il giro. Come lo chiudiamo il giro? Non facciamo, andiamo nel primo punto e facciamo un punto bassissimo. Non abbiamo fatto niente. Che cosa dobbiamo fare? Tiriamo un po' sull'asola che abbiamo sull'uncinetto. Andiamo sul primo punto da dietro, così, prendendolo in questo modo, e agganciamo la solina sull'uncinetto, così, in questo modo. Adesso tiriamo fuori l'asola, così, giriamo in avanti e andiamo nel punto in cui siamo entrati. Lo rifaccio. Alziamo su l'asola, entriamo in questo modo nel primo punto, perché questo è il primo punto, vedete? Quindi entriamo in tutte e due le asoline che ci sono qua sul punto e agganciamo l'asolina che abbiamo lasciato di fine giro e la portiamo indietro, così. Adesso sistemiamo il punto e rientriamo nel punto in cui siamo entrati. Qui rientriamo, carichiamo il filo, abbiamo 2 asole sull'uncinetto e facciamo il punto basso. Questo è il primo punto basso. E una catenella. In questo modo abbiamo fatto nient'altro che il primo punto alto. Rientriamo e facciamo un aumento e facciamo il punto alto. Vedete? Sono identici i punti. Se facevamo 3 catenelle, che vi faccio vedere, chiudiamo così e poi facciamo 3 catenelle e rientriamo per fare l'aumento, cioè, non c'entra niente, nulla. Vedete il punto che è molto diverso dal punto alto. Quindi facciamolo in maniera corretta. Alziamo l'asola. Questo che vi sto facendo vedere vale per tutti i giri adesso. Tutti a fine
giro dobbiamo chiudere in questo modo, con qualsiasi tipo di filato e ad ogni giro. Quindi entriamo, agganciamo l'asola, così, portiamo indietro in questo modo, rientriamo nel punto, carichiamo 2 asole sull'uncinetto e facciamo il punto basso e una catenella e abbiamo fatto il primo punto alto. Nello stesso facciamo l'aumento, cioè nello stesso punto facciamo un altro punto alto. In tutti i punti che abbiamo, che sono 12, dobbiamo fare un aumento su ogni punto. Quindi carichiamo ed entriamo non qui, vi faccio vedere da vicino, non qui al centro, ma su questo archetto che si è formato qui. Non prendete il punto al centro, qui, che è sbagliato. Dobbiamo entrare qui e fare il punto alto. Nello stesso faremo l'aumento, quindi 2 punti nello stesso punto. Quindi facciamo tutto il giro, su ogni punto un aumento. In totale devono essere 24 punti alti. Ok, ho fatto tutto il giro, devo fare l'ultimo aumento nell'ultimo punto, che è questo. Quindi faccio 2 punti alti nello stesso punto, 1 e 2. Ok, abbiamo finito il giro, ora facciamo la chiusura, vediamo se sono 24, contiamo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Adesso chiudiamo il giro, sempre allo stesso modo, adesso alziamo l'asola sull'uncinetto, andiamo al contrario nel primo punto che abbiamo fatto, qui dentro il punto, agganciamo l'asola sull'uncinetto e portiamo dietro, così aggiustiamo un po' e rientriamo nello stesso punto, così, e facciamo il punto basso e una catenella, e questo è il primo punto alto del terzo giro. Adesso nel terzo giro cosa facciamo? Iniziamo intanto con un aumento, quindi nello stesso punto andiamo a fare un altro punto alto. Abbiamo fatto un aumento, vedete, 2 punti alti sullo stesso punto. Adesso andiamo a fare un punto alto singolo, cioè un solo punto alto nel punto. Adesso nuovamente un aumento. Quindi la ripetizione del terzo giro sarà un aumento e un punto basso, un aumento, scusate, un aumento e un punto alto singolo, un aumento e un punto alto singolo per tutto il giro. Quindi faremo sempre la stessa ripetizione, punto alto singolo e aumento. Facciamo tutto il giro. A un certo punto del mio lavoro trovo un nodino. Vedete, io già l'avevo tagliato, ma vi voglio fare vedere come faccio io. Taglio il nodino, prendo i 2 lembi, li metto in questo modo, così, e vado a cucire i lembi. Questo è il miglior metodo secondo me. Alcuni lo incollano, ma a me non piace questa colla perché si può anche togliere.
invece in questo modo proprio perfetto e non si divideranno mai, uniti per sempre. Vede? Capita di trovare nei filati dei nodini. Ok, adesso cosa facciamo? Facciamo semplicemente così e andiamo a lavorare. Io nel frattempo sono arrivata a fine giro, mi manca solo l'ultimo punto che è un punto singolo. Ricordatevi che adesso ad ogni giro inizia con un aumento e deve finire sempre con un punto singolo. Non può finire con un aumento, iniziare con l'aumento e finire con l'aumento, no. Deve iniziare con l'aumento e finire con un punto singolo. Ok, chiudiamo il giro sempre allo stesso modo. I punti alti sono 36 in questo 1, 2, 3 terzo giro e adesso andiamo a chiudere il giro sempre nel primo punto come già abbiamo fatto. Agganciamo la solina che abbiamo lasciato e la portiamo indietro in questo modo, accorciamo un po' la fettuccia, non lasciamolo troppo lungo, se no poi si vede, rimane lento il punto. Rientriamo nel punto e facciamo il punto basso, così in questo modo, e facciamo una catenella. Rientriamo e facciamo l'aumento, che iniziamo sempre con l'aumento. Ok, in questo quarto giro facciamo, anziché un punto singolo, ne facciamo due. Quindi la ripetizione sarà un aumento e due punti singoli. Vedete? Un aumento, uno e due, ognuno nel suo punto. Quindi continuiamo a lavorare per tutto il giro sempre la stessa ripetizione. Aumento, singolo e singolo, così per tutto il giro. Sono a fine quarto giro, ho fatto 48 punti alti, il mio giro è finito con 2 punti alti e qui c'è l'inizio che inizia con l'aumento. Adesso se io devo continuare perché devo fare un tappeto e quindi devo fare più e più giri per raggiungere la dimensione che io desidero, che cosa devo fare al prossimo giro? Anziché fare un aumento e due punti alti, farò un aumento, chiudiamo sempre allo stesso modo, vi raccomando, e faccio un aumento e 3 punti alti singoli. Se ne devo fare ancora un altro giro, cosa farò? Un aumento e 4 punti alti singoli e via dicendo e facendo. Quindi dobbiamo aumentare in questo modo finché non arriviamo a alla misura che a noi serve. Come vedete, vi voglio fare una domanda e voi mi rispondete nei commenti. Si vedono le chiusure? Cioè, è una domanda seria. Si vedono le chiusure? Io penso proprio di no. Non si vede nulla. Sembra lavorata a spirale, non si vede niente. Invece vi faccio vedere quello errato. Guardate cosa c'è qui. Bruttissimo esteticamente. Quindi se volete fare veramente un fondo perfetto che non si vede nulla, specialmente ad esempio se dovete fare un sottopiatto, tanti utilizzano i punti alti, questo metodo, fanno un sottopiatto e lo fanno in questo modo. Cioè, non è bello vedere queste chiusure, è molto più bello vedere che il lavoro è tutto uguale, anche le chiusure.
Adesso vi farò vedere la chiusura finale del lavoro. Taglio il filo, lascio un pochino, non lavorate mai azzeccati per 1 centimetro di filo, usciamo l'uncinetto, prendiamo l'ago che io amo alla follia, perché mi evita tanto stress, perché quelli con la punta nella fettuccia è veramente deleterio. Quindi entro nell'ago il filo, vado sul primo punto dell'inizio giro, esattamente qui, vedete, qui entro e tiro ed entro nell'ultimo punto, incosta sempre, così, e chiudo in questo modo. Cerco di far venire il punto uguale a tutti gli altri e poi vado a chiudere nel lavoro dietro, nascondendo l'eccesso che abbiamo. Vi ho fatto vedere, penso, tutto, vi ho spiegato nel miglior modo possibile come si lavora veramente la base perfetta. Spero che vi sia piaciuto e sia stato soprattutto utile, perché è utile. Io che amo la perfezione nei lavori, cioè per me questo è pane, perché se non ho queste nozioni di base è come costruire qualcosa che di base ha tutto errato. Invece è bello lavorare perfetto e fare dei lavori precisi. Per me questo è perfetto. Quindi se vi è piaciuto, se ti è piaciuto, scrivimelo nei commenti, scrivimi se ti è stato utile, se sapevi questa tecnica, se la utilizzerai. Ti è piaciuto? Un'altra domanda, iscriviti al mio canale in modo tale che io andrò avanti a fare nuovi progetti e a dirvi come si fanno i progetti e vi darò la mia esperienza. Ok, ci vediamo al prossimo progetto. Un abbraccio da Anna, il busino di Anna. Ciao ciao!